E se invece del buongiorno questo video cominciasse con il buonasera? Oh, finalmente, un po' diverso. Della serie Famolo Strano? Famolo Strano, andiamo. Via! Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Sono le 7 di sera e stiamo per lasciare, dopo una settimana, l'isola di Prince Edward. Abbiamo deciso di dare la buonasera invece che il buongiorno per fare i saluti definitivi all'isola. Per dirgli il famoso ciaone all'isola del principe Edoardo. Each second is a tree. I keep my Hi there, how you doing? Good, thank you. Yep. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Che gobba che c'è a questo punto il ponte. Per far passare le navi da sotto, cioè. Veramente? Sì, sicuramente, almeno alcune, certe altre magari non ci passano neanche, però altrimenti devono fare il giro esterno fuori da tutta l'isola. Confederation Bridge. Non so se l'avevamo già detto, ma pensa che gli abitanti di Prince Edward, quando era cominciato tutta la storia della costruzione del ponte, non volevano che il governo lo costruisse perché avevano paura che i turisti gli sciupassero le vibes dell'isola praticamente. Non volevano turisti. Esatto, c'erano un po' l'ospitalità dei genovesi secondo me, Sfattiamo questo video. Sì, sfattiamolo. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Non so se vi ricordate qualche video fa, all'andata, quando siamo arrivati sull'isola, non abbiamo pagato nulla, almeno quello, perché comunque te la rifanno pagare al ritorno. Dall'isola ci devi uscire e quindi, che ti piaccia o no, una volta che sei qui, se vuoi tornare sulla terraferma devi pagare 52, abbiamo pagato. No, 50 e 25. 50 e 25, qualsiasi Mezzo a due assi, mezzo a due assi, 50 e 25, mentre invece le moto $20. Ponte lungo 13 km. 13 km, Wow. Uno spettacolo di ingegneria. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. E farla a quest'ora, peccato che qui il tramonto è molto tardi, perché sono già quasi le 7 di sera e sarebbe stato bello vedere il tramonto da sul ponte, anche perché stiamo rientrando nella provincia dalla quale siamo venuti. Sì, per poco però, Rientriamo in New Brunswick e poi passiamo alla prossima provincia, quindi domani mattina probabilmente ci svegliamo già in Nuova Scotia. Direi proprio di sì, direi. Ma vieni. We go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not. Oh, ma è possibile non si veda ma nemmeno un'acciuga saltare in questo mare però, Cioè aragoste, granchi, come se non ci fosse un domani, ma ci avevano detto che si doveva vedere le balene. Però quello che abbiamo visto tanto, un sacco di allevamenti di cozze. Però noi
di muscoli. Non li abbiamo mangiati perché ce ne abbiamo mai tanti da noi, quelli della Spezia che sono famosissimi. Anche quelli di Olbia in Sardegna sono famosissimi. Vabbè, però a Genova sono più famosi quelli della Spezia. E quindi ci siamo privati della impeppata di cozze. L'impeppata di cozze la andiamo a mangiare a Bari. Ok. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good. I've never been so. Ma che ultimo saluto spettacolo quest'isola del Prince Edward, Neanche a farlo apposta. Ma veramente, cioè, ma toppissimissimo proprio, Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who shows up around the corner. Maybe it's that director. Oh, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. Evento last minute passando dalla cittadina di Summerside. Raduno Classic Cars. Classic Car, giusto? I sciuretti lì che suonavano. Le sciurette che ballavano tantissimissima I tuoi roba. colleghi di G. Let me take you to the junior prom, like a firecracker out of glow. When you're on the beach, you'll steal the show. Yeah, I'm up to my world. I love it, I'm a good girl every day, every day, every day of the year. Erano molto più di G. Cioè, io sono un pivello, sono in confronto a quelli lì che ballavano lì, oh, per Ma favore. no, quelli che ballavano, quelli che suonavano, questi qua. Ma forse allora quelli lì sì erano più o meno della mia, Che schitarravano tutti. Sì, rock. Profession, belle giacchettine viola, proprio in tirissimo. Troppo forte. Ciccio, me lo vedi il benvenuto al livello stradale di questa Nova Scotia? Sembra essere tornato un po' a Alaska, Yukon, per non parlare anche un pezzetto di Dempster, Ovviamente chi guidava, scusami. T'è toccata, Cicci, lo sai, cioè, non è che facciamo pari e dispari, io e te, oppure la morra, sai? Avevi visto sulla mappa che la dava come tratteggiata? Ma figurati, lo sai che io ci sballo a fare gli sterratoni, Grande Cingon, grande! Così Grande ti voglio! autista, no, Cingone. Vabbè, l'autista, cioè, andava alla sua velocità di crociera. Comunque, Alla fine non abbiamo ancora trovato il posto per dormire stanotte. siamo qua che gira e gira e gira e gira. Tempo mezzo e mezzo, vediamo se qua fra esattamente 13 km ci soddisfa il posto e ci fermiamo e troviamo la cuccia per stanotte.
Bene, comunque comincia l'avventura in Nova Scotia. Ciao, grande sere, grande e diversamente giovane la badantina. Cosa mi fai da cena stasera, Cicci? Ormai cena te la sei giocata, arriviamo tardissimo. Una travota a letto a digiuno qui in questa in casa Cingon. Da vedere, Ma al limite un teino biscotti e via, libero tutto. Oh, i denti ce l'ho brutti ma ce l'ho buoni io. Altro che teino con biscotti, Cicci. Qui ci vuole qualcosa di consistente. E guida, e fai da mangiare, lava i piatti, e pulisci casa, e fai il letto, e la lavanderia, fa tutto sta donna, fa il DG non fa mai niente. E monta i video. E monta i video, e smontali più che altro. Siccome non so se lo sapete, ma ne montiamo uno per uno, cioè siamo operativissimi entrambe ambedue. Manca ancora 1 chilometro di questo sterrato in mezzo alla giungla, ovviamente non era segnalato sulla mappa. Vediamo se poi una volta arrivati lì sul posto non c'è lo spazio sufficiente o non ci si può fermare per passare la notte e a quest'ora dobbiamo tornare indietro. Ma vieni! Buongiorno amici, il posto così come l'abbiamo lasciato ieri sera quando siamo arrivati lo ritroviamo stamattina. C'è solo un pochino più di sole, però la nebbia è rimasta quella. E adesso andiamo a esplorare la zona, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa del bel panorama qui al faro di Cap d'Or che teoricamente dovremo vedere. Che dice lei? Mi devo fare la barba? Ma faccia lei. Cioè, prima di andare a vedere il Capodoro, qui mi devo fare la barba. È un posto pettinato, siccome è d'oro. No, ma non ti avevo chiesto, ma ti è piaciuto lo sterratello che ti ho fatto fare ieri sera per arrivare qua? Ho avuto gli incubi stanotte. Cioè, questi sono i posti da cingoni, capito? Cioè, dove non arriva nessuno. C'era uno ma sprinter parliamo qui nella piazzola. Ma hanno sì, dormito vabbè, qua anche loro, credo. È segnato e si vede un deck, un punto panoramico. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa oltre la nebbia. no, pensavo Sento il rumore del mare, ma non lo vedo. No, pensavo peggio, si vede. Ah, caspita. Si vede, guarda che bella scogliera da questa parte. Oh, wow. Acqua verdissima fra le altre cose, lì Wow. sotto, E dall'altro lato il famoso faro di Cap d'Or. Oh, ci sono anche delle case, sarà quella del keeper e di qualcun altro. Mare calmissimo, però si sente il rumore come di una cascata, non delle onde che si infrangono. Ricordiamo che siamo in Nova Scotia, Siamo appena entrati, mi devo Che? ancora abituare a questo nuovo nome. E teoricamente, anche se il nome del faro è Cap d'Or, teoricamente qua si dovrebbe parlare solo inglese, Alleluia, vero? thanks God. Proviamo a scendere verso il faro prima di essere riavvolti totalmente nella nebbia, perché qui in un momento si vede, un secondo dopo ti giri e scompare, come sta succedendo adesso che quasi il faro non si vede più. E nel sentiero ci sono delle nasse abbandonate. Ma secondo te le aragoste arrivano fino a qua, quando c'è l'alta marea? Sì. E ci sono le nasse per le aragoste?
Wow. Qua davanti a Cap d'Or, proprio sulla punta, si vedono fin dove si riesce a vedere il mare, ci sono delle correnti veramente importantissime. Ricordiamo che qua siamo sulla punta proprio del golfo fra la Nova Scotia e il New Brunswick. Infatti davanti, dietro Sere adesso, davanti di lì c'è il New... Potete apprezzare la costa del New Brunswick, ovviamente. Potete apprezzare ovviamente la costa. È un punto veramente pazzesco anche questo qua a livello di maree. Non ho fatto in tempo a dimenticarmi dello sterrato che stiamo già tornando indietro. Anche perché, visto che è uscito il sole, vogliamo arrivare nella prossima destinazione che sì, vale la pena vedere col sole. E quindi ci spariamo nuovamente a distanza di 12 ore lo stesso sterrato. Abbiamo preso un altro sterrato per arrivare alla prossima destinazione, solo che adesso la strada si è fatta tipo così, con delle pietre esagerate, strettissima. Siamo su un ponticello, Ale è andata a vedere se si può proseguire. Il bello è che non c'è neanche un posto per girare e tornare indietro. 12 km di 13 di sterrato assassino con degli smottamenti da paura. Adesso vediamo come si fa a tornare indietro o vedere se si può proseguire. Io devo sempre fare come dico io. Quando siamo arrivati all'inizio dello sterrato gli ho detto non sappiamo com'è, non andiamo. Cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia? La strada all'inizio era bella, poi è diventata bruttissima. Tac, infatti, eccoci qua, fermi. A few moments later. Basta! Diceva mia nonna, mi fai alzare la pressione. Parliamo parliamo delle manovre che faccio con il cingone in un fazzoletto di strada. Parliamone per favore. Che spettacolo. Che spettacolo. Siamo pronti per la Parigi-Dakar con il cingon noi, va. Sono un po' rosso in faccia, mi sa. Bianco cadaverico più che rosso. Io non ce l'ho parole, voi ce l'avete? Ma dai, ma queste sono le prove, le dimostrazioni. Cioè, su, sterratello, sì, tranquillo. Ma sterratello, ti sei cagato addosso anche te, vai. Sterratello. Io ero tranquillissimo, Sì. Io ero tranquillissimo, hai visto che manovra ho fatto?
Infatti eri tanto tranquillo che hai cercato a tutti i costi di fare una manovra per tornare indietro in un fazzoletto di strada. Effettivamente questa autostrada si stava diventando un po' troppo stretta, un po' troppo buia, un po' troppo anche per me. Tutto per andare a vedere queste che si chiamano Three Sister Rock, le rocce delle tre sorelle. Però dobbiamo capire come arrivarci, No, cioè, non devi capire niente, capisci che vai dritto e se ne andiamo, no come arrivarci. Ma non si può. Non c'era scritto da nessuno, cioè c'è la strada marcata gialla, normale, ma fosse un'autostrada, capisci? La statale praticamente, la statale della Nuova Scoscia. Queste carte pur le carte Google non ne parliamo, perché Google veramente, cioè, ti manda. Ma c'hai anche l'impostazione di non... L'impostazione di che? degli sterrati, elimina sterrati, cioè... Come? Cioè, ma secondo te il DG mette elimina sterrati su Google Ma Maps? te l'ho messa io, Ma no, ma io te l'ho messa io. ho capito, ma il DG adesso invece ora mette fai solo sterrati. Vabbè. 작전은 간단해 관심을 낚아챈 다음 애찬 방심은 환영이에요 팽팽한 월시 위를 당겨다가 넣으면 정확히 날아가 Boom straight into your heart 당연한 듯이 Tappa obbligatoria per dimenticare lo sterrato. Parco bellissimo, parco provinciale? No, parco comunale. Parco comunale delle 5 isole. Non 5 terre. Delle 5 isole che sono davanti a quel piccolo faro che adesso andremo a vedere, se non prima sentite il rumorino di finire il carico dell'acqua. Ci siamo infiltrati da quel punto lì dove teoricamente non si poteva, ma era aperto, per arrivare esattamente qui dove c'è il rubinetto. Rubinetto azzurro. Azzurro vuol dire teoricamente acqua potabile, quando sono rossi invece sono i rubinetti di acqua non potabile, quelli vicini agli scarichi. Anche se perde un po', ci metteremo un po' di più, ma che fai, te ne privi di un carico di acqua babbo? Non saremo arrivati a vedere le tre sorelle per colpa dello sterrato assassino, ma in compenso siamo venuti a vederci le 5 isole, che sono tantissima roba. C'è un mare strapiatto. E sono le isole Moose, Long, Egg, Diamond and Pinnacle. 5. Dopo le 5 isole, dopo che ti ho portato a fare quello sterratello e ti ha fatto alzare la pressione, dopo che non siamo arrivati alle tre sorelle, ti ho portato al cappotto bruciato. Almeno un posto raggiungibile per i comuni mortali, cioè no, sempre questi posti incasinati, almeno un posto dove possono venire tutti. Amici, siamo al cappotto bruciato, Burn Coat. Ci siamo spostati leggermente, adesso poi vi farò vedere sulla mappa il piccolo percorso che abbiamo fatto per arrivare in questa zona. In realtà siamo proprio di fronte alla zona delle 5 isole che abbiamo visto un attimo fa. Andiamo a vedere allora sto cappotto bruciato, eh? Siamo venuti a vedere l'ennesimo punto dove si vede maggiormente l'escursione di marea. Siamo nell'orario di bassa marea, quindi l'idea è di vederla adesso quasi in secca e poi magari ritornarci anche dopo per vederla alta, come abbiamo fatto con l'Hopewell Rocks, giusto? Giusto, cioè, ma quando uno comincia a leggere veramente le informazioni, 160 miliardi di tonnellate d'acqua 2 volte al giorno entrano e escono da dentro questa baia di Fundy.
ovviamente la zona dove stiamo camminando adesso è la zona che poi tra qualche ora sarà completamente sommersa dall'acqua. Quindi vediamo tutta la baia completamente all'asciutto, addirittura la gente che cammina fino laggiù in fondo. Ma non penso che noi lo faremo, perché non vogliamo ritrovarci col fango fino alle caviglie come l'altra volta, anche perché dopo vogliamo andare a vedere l'ondata della marea da un'altra parte. Questa è una specie di istmo che parte da Truro, che è in quella direzione là, mentre dietro c'è la baia di Fundy. Siamo venuti in questa postazione, su questa passerella, perché esattamente fra mezz'ora il senso di marcia di questo fiume, di questa parte di istmo appunto che entra dentro la baia di Fundy, teoricamente dovrebbe invertire la sua direzione. Adesso la direzione, giustamente, come tutti i fiumi praticamente, va verso il mare. Teoricamente fra mezz'ora, per l'inizio e l'entrata dell'alta marea in tutta la baia, comincerà a invertire la sua direzione. Sarà vero? Non sarà vero? Probabilmente ve lo facciamo vedere fra poco. E anche questa è andata. Check! Spunta, fatta. Esatto. Quindi anche se non è stato un'onda da tsunami, abbiamo potuto clamorosamente apprezzare veramente il cambio di direzione, l'inversione di direzione proprio del corso del fiume. È stato bello vedere comunque l'onda da lontano, avvicinarsi sulla secca, poi pian piano unirsi con l'acqua che già c'era poca nel fiume. Bello. E poi quelli che facevano rafting alla fine, però dai. Sì, cioè a motore o fuoribordo. No, che rafting è? Ma aspettavo quelli che coi remi che facevano una fatica boia per passare le rapide, e invece a motore. Come si dice a Piombino, si definirebbe un rafting da qua. Esatto. Perché c'è il rafting è quello da... Aiuto! Scusa, a motore. Non facevano altro che salutarci a noi da sopra il ponte. Per un attimo avevamo pensato stamattina di fare anche quello, poi per motivi di docce varie e di fango non l'abbiamo fatto, meno male. Abbiamo risparmiato dei piccioli perché forse non era come ce l'aspettavamo. E adesso via verso una nuova avventura. Ciccio, me lo vedi il cappotto bruciato con l'alta marea? Sta cominciando a crescere la marea. Stesso punto di 2 ore fa, scenario completamente diverso. Un posto veramente da visitare. Oh, mi raccomando, iscrivetevi a questo povero anale, veramente. Questo povero anale. No, anale. Canale in Toscana, si dice, iscrivetevi a questo povero anale, cioè così. Dai, che siamo quasi a Ferragosto. Ferragosto, moglie mia, non ti conosco. No, davvero, a parte gli scherzi, iscrivetevi al canale, porca di una miseria, perché se no qui noi si smette di fare video, basta, cioè chiuso l'esperienza. Anzi, anche il prossimo video non esce perché andiamo in ferie. Anche se siamo diversamente youtuber, però un minimo d'orgoglio, voglio dire, di 2 iscritti in più ci sanno. Se non aumentano gli iscritti vuol dire che si fa veramente
Esatto. Ciao. Come la cola o la annuccia. Ciao. Ciao belli, un abbraccio Ciao. a tutti. Ciao. State bene, è stato bello.